Tanto amato soprattutto dai neofiti, quanto visto come la criptorine per Superman dagli acquariofili un po' più esperti. L'aeratore in acquario è uno degli argomenti evergreen che fa sempre discutere e accende dibattiti infiniti. Ecco quando devi usarlo e quando assolutamente non usarlo in un acquario. Ciao, sono Salvatore Savasta, ideatore del metodo Acquario Bilanciato, benvenuto nel mio canale e oggi ti parlerò dell'aeratore in acquario, uno dei primissimi strumenti con cui si trova ad avere a che fare un neofita che acquista una nuova vasca. Molto velocemente, cos'è un aeratore? L'aeratore è una pompa che aspira aria dall'esterno e la immette in acquario tramite un tubo di plastica e una pietra porosa. I più fantasiosi hanno dei teschi, delle conchiglie che si aprono, qualunque cosa sia che assomigli a una pietra porosa viene collegata a questo tubo e a questo motorino che aspira aria dall'esterno e la immette all'interno della vasca. Attenzione, perché viene immessa aria, non ossigeno. Partiamo dal dover chiarire questo presupposto. Non immettiamo ossigeno puro, ovviamente, andremo ad immettere semplicemente aria, quindi con tutti i gas in essa contenuti. Quindi aeratore sì o aeratore no? Chi possiede un acquario avrà già affrontato questa questione, chi invece è in procinto di acquistarne uno si troverà a far fronte a questo particolare dilemma. Le variabili da considerare sono davvero diverse. Ogni negoziante vi spingerà in una direzione piuttosto che in un'altra. In grossa sostanza possiamo dire che in un ecosistema equilibrato, quindi con una buona popolazione, senza aver sovrappopolato la nostra vasca e con una quantità di piante adeguata, quale il metodo acquario bilanciato vi consiglia, non avremo mai o quasi bisogno di un aeratore nelle nostre vasche. Quindi quando è effettivamente necessario l'utilizzo dell'aeratore in vasca? In quali particolari casi? Primo caso, può essere usato nelle situazioni in cui i pesci hanno bisogno di una somministrazione di farmaci o di bagni di sale in vasche a parte. Quindi tutte le volte in cui preleveremo il pesce, faremo in una vaschetta a parte ovviamente daremo una somministrazione di farmaci di qualche tipo o un bagno di sale. Nel momento in cui reimmettiamo il pesce nella nostra vasca, sarebbe consigliabile l'utilizzo di un aeratore per permettere maggiormente lo scambio gassoso tra l'interno e l'esterno dell'acqua, quindi tra la parte emersa e la parte sommersa, in modo tale da depurare quanto più velocemente la nostra vasca dai residui dei medicinali che abbiamo utilizzato. Secondo caso, in una vasca non sufficientemente piantumata. Considerate che per sufficiente piantumata intendo con una vasca che abbia al suo interno una superficie coperta per almeno il 40-50% minimo, fino ad arrivare a una vasca fortemente piantumata che quindi abbia l'80-90% della propria superficie ricoperta dalle nostre piante. Terzo caso, in un acquario sovrappopolato. Fate attenzione che sia per il secondo che per il terzo caso l'aeratore è e deve essere esclusivamente una soluzione temporanea. Dovrete cercare di trovare presto una soluzione, quindi se nel caso di una vasca sovrappopolata bisognerà un attimino smaltire la popolazione regalandola o riportandola al negoziante laddove accetti una cosa del genere, o nel caso di una vasca non riccamente piantumata bisognerà immediatamente, quanto prima, immettere nuovi getti, nuove talee. Non sarà necessario acquistare nuove piante, basterà semplicemente attendere che le piante attuali crescano abbastanza tanto da poter essere potate e ripiantate. In questo modo avremo duplicato, triplicato il numero delle piante presenti senza aver speso altri soldi. Quarto caso, qualora i tuoi pesci presentino segni di ipossia, quindi siano sulla superficie a boccheggiare. Nel caso in cui non riesci a capire subito quale sia il problema, intanto possiamo attivare un aeratore per permettere una maggiore ossigenazione dell'acqua, dopodiché anche in quel caso dovremo immediatamente scoprire
cosa ha fatto sì che i pesci fossero boccheggianti sulla superficie. Quindi un problema di eccesso di ammonio, NO2, NO3, un problema di inquinanti in generale in vasca, un problema di sovrappopolazione, un problema di scarsa quantità di piante nella vasca. Nel dubbio, mentre esaminiamo le varie ipotesi, potrebbe essere utile utilizzare il nostro aeratore. Quinto ed ultimo caso, che per la verità è quello che accende così tanti dibattiti di cui parlavo all'inizio, è accendere l'aeratore di notte nel caso di acquari davvero molto piantumati. Quindi quando gli acquari sono riccamente piantumati, quindi coprono una superficie maggiore dell'80-90% delle nostre vasche e dei nostri fondi, ecco che secondo alcuni, visto che durante il giorno le piante assimilano CO2 e per il processo della fotosintesi clorofilliana, per il proprio sviluppo, emettono l'ossigeno in eccesso, mentre di notte fanno l'opposto, quindi respirano anche loro ossigeno, ecco che si andrà ad ottenere un'eccessiva concentrazione di CO2 al mattino. Quindi quando ci sveglieremo al mattino e andremo a guardare la nostra vasca, sarà possibile trovare i pesci che boccheggiano in superficie, perché effettivamente tra la popolazione dei nostri pesci e l'enorme quantità di piante che hanno tutte insieme consumato ossigeno durante la notte, al mattino potrebbe esserci effettivamente poco ossigeno. Ma questa parte, ripeto, questa casistica in particolare è davvero molto discussa da tutti i neofiti. Nel mio caso particolare, con il metodo acquario bilanciato, escluderei questa possibilità, semplicemente perché da esperienza personale, quindi comportatevi come preferite e ascoltate altri pareri al riguardo, ma per quella che è la mia personale esperienza non mi è mai capitato, per quanto riccamente fosse piantumato l'acquario, di ritrovarmi con una carenza d'ossigeno tale e così duratura nel tempo da costringermi a inserire un aeratore. Perché al mattino, se è vero che le piante hanno consumato una buona parte di ossigeno, è vero anche che durante l'arco del resto della giornata ne produrranno talmente tanto da andare in pearling, si dice, lo vedremo in un altro video cos'è il pearling, talmente tanto ossigeno da saturare la vasca di ossigeno, quindi sarebbe inutile e superfluo andare a inserire un aeratore. Dunque, in conclusione, aeratore sì, aeratore no. Quello che posso consigliarvi è: abbiate in casa un aeratore, fate in modo da averlo in casa, ma non utilizzatelo almeno che non si presenti uno dei 5 casi precedentemente elencati. Ripeto, tenetelo in casa, acquistate il modello più silenzioso possibile, perché vi posso garantire che è particolarmente fastidioso da ascoltare, soprattutto se si utilizza di notte o se abbiamo gli acquari in camera da letto o comunque vicino alle nostre camere e ai luoghi in cui dormiamo. È particolarmente fastidioso, quindi state attenti nel momento in cui lo acquistate che nella parte bassa del nostro aeratore ci siano dei piedini in gomma particolarmente solidi, quindi in grado di trattenere le vibrazioni che sono davvero molto rumorose. E soprattutto leggete bene le recensioni dell'articolo prima di acquistarlo, se posso permettermi un consiglio, proprio perché molte volte nelle recensioni la gente si lamenta per quanto rumoroso sia, quindi se anche è vero che lo utilizzeremo esclusivamente in casi particolari, sarebbe opportuno che questo ci dia il meno fastidio possibile. Se il video ti è piaciuto, ti prego di lasciare un like e di iscriverti al canale. Grazie e alla prossima.